Ragazzacci, buona giornata. Scusate che ieri domenica non ho fatto il video, ma c'è stato qualche problema tecnico qua in Venezuela con l'internet, con la luce. Abbiamo avuto un po' di casini, sicché niente, ho dovuto posticipare. Però insomma oggi vi porto qualche cosa di interessante per farmi scusare. Allora, incominciamo con il rasoio. Rasoietto, ragazzi, che è un ibrido. Questa è la testina aggressiva della Maggard, è una testina molto economica, costa meno di $10. Io non ho comprato i manici della Maggard, avevo questo manico che è della Alfa in alluminio e ci ho montato questo manico. Insieme a questa testina ho preso anche la delicata che fa Maggard, l'ho presa in questa colorazione cromata, la delicata, che ho già provato in una sbarbata personale e vi posso dire che di delicato non c'ha assolutamente niente. Guardate qui, ho usato anche per farmi i bracci e guardate che taglio mi sono fatto con la sinistra sulla destra. Così che oggi mi aspetto fuoco e fiamme da questa testina che vado a montare con queste gillette. Queste sono Perma Stainless, non dovrebbero essere rivestite queste verdi. Sono lamette che normalmente tagliano molto bene. Allora montiamo questa lametta. In questa testa qua vedete che le alette escano fuori, mentre in quella delicata, forse pensata anche per chi magari è alle prime armi, vedete che è molto più lunga la testa e non escano fuori in questa qua le lamette. Però vi dico ragazzi, non c'è niente di delicato, la lametta la fa sentire, sì, ha un gap basso, però la lametta si sente. Allora guardate qua il gap, l'esposizione della lametta e anche come esce fuori dalla testa, fa vedere insomma che dovrebbe essere questo un rasoio o una testina abbastanza spinta. Speriamo che non vibri tanto la lametta, che vedo che esce molto fuori dal cap. La proviamo. Allora, saponcino di oggi ragazzi, tanta roba, è bellina la copertina. Questa copertina è stata fatta, questo disegno è stato fatto con l'intelligenza artificiale. Chi ha creato il sapone ha dato dei dati all'intelligenza artificiale che ha tirato fuori questo disegno. Interessante, eh? Allora, questo è un tallow steel sapone canadese. Da quello che ho capito questa profumazione è uscita nel 2018, però con un'altra copertina. Venne fatta per un gruppo Facebook canadese e come piacque hanno rifatto la profumazione. Non so se nel 2018 la fece Tallow Steel onestamente, però in questo caso l'ha fatta questa compagnia canadese per il negozio, questa esclusiva del negozio Top of the Chain, che è un negozio canadese che spediscano anche in Italia. Prima loro spedivano anche gli after, credo che ora non lo spediscano più. Vi metto l'INCI, spero che il cellulare lo stia, la camera del cellulare la stia inquadrando. Vedete che è un tallow guato, dice che è un tallow speciale fatto con pasto, animali al pasto, comunque sempre tallow è. Anche se vedo che sta quasi a metà, direi, dell'INCI. Infatti vedete che dice che è fatto con tallo organico. Vabbè. Allora, profumazione. Sapone che viene color verde. E nella piramide, sapete che io normalmente non le leggo, però questa l'ho voluta leggere perché io ci sento qualcosa molto erbaceo. E effettivamente nella piramide ci sono delle note erbacee, anche se dovrebbe uscire fuori delle note floreali, agrumate e tabacco verde. Vediamo cosa monta. E ci sto sentendo una nota di caffè, che per quello che sono andato a vedere la piramide e effettivamente c'è anche la nota di caffè. E annusando così forte la sento, però sento il caffè in grani, non il caffè, diciamo l'espresso, ecco. Allora, senza fare più tante presentazioni, Evo la prima serie, la ciotolina già è tiepida. Allora prendiamo come al solito un pezzettino di sapone, una nocciolina di sapone che è abbastanza morbido. Vediamo ora come evolve la profumazione
una volta sciolto e montato. Oggi voglio fare un esperimento, ragazzi. Oggi voglio provare l'allume, e dopo dell'allume voglio provare a mettere il borotalco e poi mettiamo l'aftershave. Per ora mi è andato benissimo con il borotalco, veramente mi piace la sensazione che lascia sulla pelle. Ho visto anche aftershave che sono un pochino appiccicosi normalmente, che tendono a fare quell'effetto un pochino attaccaticcio, come per esempio Toscana Factory Lab. Usati con il borotalco perdono quell'effetto. Mi è piaciuto tantissimo. Ho provato su una sbarbata privata. Allora, Evo, andiamo a montare il sapone. Allora, io questi saponi già ce ne ho 3 di Tallow e Steel, anche se sono saponi che non uso molto. Le 3 profumazioni che ho non mi fanno impazzire, le ho usate poco. Vediamo come mi va con questo sapone oggi. Lo conosco poco, ecco, diciamo così. Allora, la profumazione mi sta piacendo. Sta venendo fuori una nota, non saprei dirvi se è agrumata, è una nota verde con qualcosa di agrumato, che è buona. Forse di tutti dei 3 Tallow Steel che ho, questa è quella che mi piace di più. Allora, sto vedendo che il sapone non fa molta schiuma. Non so se che ne ho prese poco. Comunque vediamo, dai, pennello, caricare, si è caricato. Allora mi sciacquo un po' la faccia e Evo 1 che tiene più backbone rispetto al 2. Non so se magari ci ho messo un po' troppa acqua, vedo meno vaporoso il sapone. Comunque lavoriamolo un pochino e vediamo che succede. No, si sta riprendendo il sapone. No, si sta riprendendo, vedete che già sta facendo una bella schiuma. Anzi, già ha bisogno di un pochino di acqua addizionale. Forse dovevo lavorarlo un pochino di più in ciotola. Si è finito di montare in faccia. Allora, sento la schiuma bella bagnata, ciò vuol dire che sta ammorbidendo il pelo. Io direi ottimo. Ottimo ragazzi, ottimo. Guardate, ottima schiuma. Allora, mamma mia, vediamo che succede. Maggard e piastra super aggressiva.
Allora, la lametta la alzi, si sente. Si sente tutta la lametta. Allora, un pochino si sento vibrare la lametta. Ora sto aprendo un pochino più l'angolo e va molto meglio il rasoio. Stavo usando con un angolo un pochino chiuso, stava vibrando molto, però con l'angolo molto più aperto, molto un po' più aperto, sentite come suona così, e se apro un pochino più l'angolo invece come suona meno. La lametta taglia bene con quest'angolo e non vibra. Che vedete che a volte dipende anche da come usiamo i rassoi, vuol dire molto. A volte pensiamo di aver preso l'angolo giusto, invece l'angolo non è quello corretto. Allora, il rasoio taglia veramente bene, si sente che ha un'efficacia veramente esagerata. Questo sicuramente è un rasoio per barbe di qualche giorno, un po' sciupata su barbe corte. Io ho una barba di 1 giorno e mezzo. E diciamo che siamo già al limite con questo rasoio. O almeno, se mi facessi solo il verso del pelo con qualche ritocco, ragazzi, sarei già a posto, vedete? Cioè, il rasoio è talmente efficace che onestamente, se vedete, sarei già a posto così. Allora avrebbe un senso magari usarlo così efficace su una barba corta, però magari ora andare a fare traverso e contropelo con una pialla così perde un po' di senso. Vedete, questi sono rasoi pensati per fare questo, un solo passaggio fatto bene, qualche ritocco e a posto. Comunque andiamo avanti. Lo scopo di questi video è cercare di portare un po' al limite anche le attrezzature, perché così chi lo vuole comprare si può fare un po' un'idea, no? Poi ragazzi, ricordate, io vi dico la mia impressione, magari avete la mano meglio della mia e con questo rasoio vi ci fate la barba 2 volte al giorno. Però insomma, sensazioni che io sento, è un rasoio veramente veramente efficace. Allora, sapone ottimo, secondo passaggio ottimo, mi piace anche la profumazione, è fra un agrumato e un verdoso, fumoso, tipo un fougère, però con qualche nota agrumata. Ho perso la nota di caffè che sentivo nella scatola. Allora, andiamo con un pochino di traverso. Sto cercando di tenerlo con l'angolo più aperto possibile, però che la lametta naturalmente tagli. Perché il rasoio si addolcisce moltissimo, visto?
Mamma che pialla che è. Qualcuno me l'aveva detto di provarlo, che era una pialla, c'aveva ragione. Mamma mia, vedete, e non ho fatto controfelo ancora. Allora, qui sotto c'ho appena un pochino di pelo ancora, si sente, però è perché lo sto tenendo con l'angolo molto aperto e qui ho un po' di difficoltà sul filo. Però andiamo, proviamo a fare un pochino di controfelo, guance e zona bassa del collo, vediamo la sensazione in quel punto lì che è difficile. Zona baffi sono a posto già, non me lo passo più se non mi irrito. Allora, partiamo zona bassa del collo, intanto fammi buttare via l'acqua che è piena di peli. Diciamo che non è fra i più piacevoli perché la lametta un pochino vibra, e come questo pelo è grossissimo, però mi sembra che lo ha tolto molto bene. Allora proviamo a migliorare qui zona branchie e la parte qui dell'osso, mi sembra che sta lisciando. E ora andiamo un pochino di contropelo. Mamma mia, piallata, che piallata ragazzi, mamma mia. Basta ragazzi, se no veramente mi porto via l'epidermide, piallata pazzesca. Allora, rasoio veramente efficace. Sicuramente non è un rasoio per chi sta iniziando, rasoio che fa sentire tutta la lama, ma tutta. Appena un pochino si sente vibrare la lametta, specialmente in contropelo, però se usato con l'angolo aperto la sensazione di vibrare della lametta praticamente sparisce, è più quando si usa con un angolo un pochino sbagliato o un po' chiuso. Se cercate una testa efficace a poco
potrebbe essere un'opzione. Magari se comprate qualcosa su Maggard per meno di $10 lo prendete. Poi sono sempre in offerta questi rasoi, sì che lo potete prendere anche con molto meno. Allora proviamo l'albume. Sento un pochino di bruciore in qualche puntino, ma veramente poco per l'efficacia del rasoio. Quindi anche questo rasoio usato con mano delicata, insomma, si fa usare. Ecco qua sotto sì, sto sentendo un pochino di più, però è dove ho fatto più passaggi qui dell'osso che ho incavato qui sotto, vedete? E non è facile portare via il pelo subito. Magari con l'ombra della camera non lo vedete, ma qui ho una fossa e non è facile per il rasoio portare via tutto. Comunque vi dico, per l'efficacia che il rasoio è ottimo. Guardate il grasso del sapone che ha tirato fuori l'allume. Allora, la pelle ce l'ho fantastica. Perché con tutto il grasso che mi ha tirato fuori l'allume, guardate com'è l'effetto che mi ha lasciato. Per questo voglio provare ora a mettere un pochino di borotalco. Borotalco che ha immediatamente, vedete, tolto l'effetto appiccicoso. Allora, aspettiamo un attimino, mentre puliamo. Devo uno tanta roba, ragazzi. Un pochino forte il becco, secondo me, del pennello, comunque tanta roba, tanta roba. Mi piace il 2 un pochino di più perché c'ha meno becco, comunque è veramente un pennello ottimo. E se avete l'1 io non vi consiglio di comprare il 2, almeno che non lo riuscite a rivendere, magari poi vi comprate il 2, però si assomigliano veramente tanto. Ora se li volete per collezione, ragazzi, una pialla. Maggard V3A mi sembra che è la sigla della testina. È veramente una pialla. Viene, mi sembra, in 3-4 tipi di rivestimento. C'è cromato, non mi ricordo se dorato, e questo qui è rivestito di nero così, però veramente una pialla. Allora mi tolgo con un asciugamano un po' umido tolgo il borotalco di dosso. Sarei a posto, sì, ragazzi. La pelle è fantastica, perché l'appiccicoso che mi aveva lasciato, il grasso del sapone con l'allume, il borotalco l'ha tolto. Ho una pelle fantastica, cosa che ho visto anche con come vi dicevo, con gli aftershave che sono un pochino oliosi. Vediamo che succede. Allora, mi sembra che abbia roba in sospensione, sì, sicuramente, anche se è molto scura la bottiglietta, però sì, c'ha degli oli. Ci diamo bene. Sì, infatti è diventato super torbo. Sto aprendo il nuovo, Allora, la profumazione sì, è praticamente identica al sapone. Allora, bruciore zero perché l'allume mi aveva già tolto praticamente tutto. Allora, sensazione in faccia, ragazzi, tanta roba. Mamma mia che belle mi sento. Non c'ho, grazie al borotalco, non c'ho l'effetto appiccicoso, perché questi aftershave, se non mi ricordo male, sono un pochino oliosi, però non mi è rimasto l'effetto, perché in mano è asciutta.
asciutta anche la mano, anche la faccia non c'è l'effetto praticamente appiccicoso, sicché non è male anche al lume, borotalco e after, ci può stare ragazzi. Allora, saponcino, se dovete fare un ordine su Top of Chain, il negozio canadese, secondo me ci sta. Buon sapone, profumazione un pochino particolare, verdosa, agrumata. Qui ci sento una leggerissima nota di caffè, che però montata l'ha persa. Nell'after non ce la sento la nota di caffè, sento più verdosa, forse le foglie di tabacco verde, fumoso. Non è male, la profumazione mi è piaciuta abbastanza, ricorda qualcosa di verde, ecco, terroso, verde. Non è male la profumazione, veramente. Evo ragazzi, tanta roba, un pochino caro, però tanta roba. E questo qua va bene, ne abbiamo già parlato durante la rasatura ragazzi, una pialla. Se volete una pialletta, questo barba di 7 giorni tranquillamente, potete prenderla per quello che costa, per provarla. Il prossimo video lo facciamo con questa delicata, che però vi farò vedere che è anche una pialla, si sente parecchio la lametta anche con questa. Vi dico la verità, forse mi è piaciuta più questa aggressiva che quella là. Comunque vabbè, poi lo vediamo nel video, magari nel secondo utilizzo vado meglio. Anche perché l'ho usato, la volta che l'ho usato con una lametta usata, che la prossima volta montiamo una lametta nuova. Comunque ragazzi, il risultato è la sbarbata da 10. Piallata pazzesca, guardate, nemmeno un punto rosso oggi, nemmeno nella zona bocca, sono stato molto delicato, ho seguito bene il verso del pelo e sono liscissimo, sicché vedete che anche con rasoi molto aggressivi, efficaci, chiamateli come volete, se usati con un pochino di parsimonia, seguendo il verso del pelo ragazzi, ci si fa delle eccellenti sbarbate, anche perché poi non ci sarebbe stato bisogno di farmi questi 3 passaggi, con 2 sarebbe stato più che sufficiente. E continuo a promuovere il borotalco ragazzi, sto usandolo anche nelle sbarbate personali, ormai c'ho una settimana usandolo e avevate ragione chi diceva che è ottimo post rasatura, veramente sì, mi sta lasciando la pelle, io che l'ho molto grassa, più secca, meno oliosa, veramente mi sta piacendo tantissimo. Ora so che questo non è quello proprio il migliore da usare per la barba, ci vorrebbe uno più fine, infatti ho preso il Pinaud che è ultra fine, vediamo quando mi arriva proverò con quello, però intanto voglio continuare con questo qua perché vi dico ragazzi, mi sento la pelle fantastica. Va bene, allora per oggi è tutto, grazie come sempre per seguire i video e ci vediamo a presto, ciao!